Ciao, sono Ellis e oggi parliamo di drammi coreani. Oggi parliamo di un dramma coreano andato in onda nelle scorse settimane su Netflix della durata di 12 episodi, il cui titolo è Daily Dose of Sunshine, la dose giornaliera di sole. Ecco, traduciamolo così un po' grezzamente. Di cosa parla? È la storia di questa infermiera che dal reparto originale a cui era stata assegnata viene trasferita nel reparto di psichiatria. Questo perché? Perché le colleghe lamentano il fatto che lei sia un po' una zavorra, nel senso che è molto lenta nell'esecuzione dei suoi compiti, degli impegni giornalieri, degli incarichi giornalieri che un'infermiera deve eseguire, e questo si ripercuote in maniera negativa su tutto il resto del reparto. E quindi le fa la proposta appunto di spostarsi nel reparto di psichiatria, in cui questo suo essere, diciamo, un pochino più lenta potrebbe tendenzialmente, non si sa per quale ragionamento, avere meno impatto. La ragione però per cui lei è lenta non è perché è una scansafatiche o perché ha dei problemi intrinseci, è perché lei è fortemente empatica, quindi spende molto tempo con i pazienti per capire come servirli al meglio, e questa cosa nel reparto di psichiatria viene con calma, dopo un iniziale momento di assestamento, compresa e apprezzata, a differenza dell'esperienza precedente. Questa sua però grande empatia è un po' un'arma a doppio taglio, che si manifesta in maniera prepotente nel momento in cui un paziente è appena dimesso, e dimesso proprio in seguito a un'osservazione di questa infermiera, si suicida. Questa perdita ha un risvolto molto pesante sull'equilibrio mentale di questa infermiera, che cade in depressione e viene ricoverata in un altro ospedale nel reparto psichiatrico, trascorrendo anche un periodo di isolamento perché lei ha tentato il suicidio. Ritorna poi con calma, dopo aver seguito un periodo di terapia, al lavoro, ma nel momento in cui viene alla luce questa sua esperienza da paziente, i genitori, i parenti dei pazienti in cura nel reparto psichiatrico che lei dovrebbe seguire si ribellano, e quindi viene mostrato proprio lo stigma a cui i pazienti psichiatrici sono sottoposti, sia da parte della società che da parte, in un certo senso, anche dei parenti stessi di persone che soffrono quegli stessi disturbi, e che quindi non si rendono conto che il loro pregiudizio nei confronti di questa infermiera è esattamente uguale a quello che i loro cari poi dovranno subire una volta rientrati in società, se avranno la fortuna poi di rientrare in società, perché ovviamente poi i disturbi psichiatrici hanno varie portate, varia gravità e varie caratteristiche. Dicevo, 12 episodi della durata di un'oretta ciascuno. Allora, il dramma è molto bello, secondo me è fatto molto bene, dà finalmente, diciamo, una visione molto a 360 gradi su quello che è l'esperienza della malattia mentale. E una cosa bella che a me personalmente è rimasta, che mi è piaciuta molto, è che la malattia mentale non è una gamba rotta, non è un raffreddore che prendi la medicina, sei guarito e sei, fra virgolette, come nuovo. La malattia mentale è una condizione con la quale si impara a convivere. Ci sono momenti buoni, ci sono momenti meno buoni, poi ripeto, questa è una grandissima generalizzazione, ok? Poi ovviamente ci sono i casi specifici in cui adesso non entriamo nella descrizione del dramma. Però ecco, fa vedere proprio la visione, l'esperienza da fuori, ovvero dell'infermiera quando si deve occupare dei suoi pazienti. Da dentro, quando lei stessa diventa paziente, e all'inizio proprio ha una negazione della realtà, perché dice: no, io non appartengo a questo, io non devo stare qua in questo reparto psichiatrico perché io sto bene
e poi questa consapevolezza anche dovuta all'esperienza che la porta ad avere un occhio nuovo verso le persone di cui si deve prendere cura. Non che prima non fosse capace, perché ripeto, lei ha questa grande empatia che le permette in maniera quasi naturale proprio di entrare in sintonia con i pazienti che sta seguendo, però anche lei deve imparare a equilibrare questo suo coinvolgimento per non rimanere schiacciata. Ovviamente la sua depressione, che appunto è scatenata dal suicidio di questo ex paziente, ha i semi in una esperienza pregressa di persona sempre molto accomodante nei confronti degli altri, che mette i bisogni degli altri al primo posto ma non si prende mai cura di se stessa, e che quindi poi sfocia in appunto questo ricovero in un ospedale psichiatrico. Le sue colleghe, perché lei poi ha 3 colleghe, 1, 2, 3, 4 colleghe e una caposala, la capiscono, sono molto aperte nei suoi confronti, ripeto, dopo un momento di assestamento iniziale in cui lei, vabbè, come è normale che sia, perché lo fanno tutti, fa qualche errore, cerca un attimino di prendere le misure dei nuovi ritmi, delle nuove necessità, cosa fare, cosa non fare, di tutti i vari protocolli. Dopo un momento iniziale appunto di assestamento, la collaborazione diventa molto positiva e le sue colleghe imparano ad apprezzarla molto, tant'è che nel momento in cui i parenti dei pazienti, saputa la sua storia appunto di ricovero, si ribellano in un certo senso contro la sua presenza in ospedale, le colleghe la spalleggiano senza ombra di dubbio, senza neanche senza esitazione, ecco. Allora, la storia poi ovviamente include anche un migliore amico che soffre di attacchi di panico e che ovviamente è sempre stato innamorato di lei, e un dottore che è un proctologo con cui lei poi sviluppa una simpatia che diventa poi una storia d'amore ufficiale. Una cosa che mi è piaciuto, siccome il migliore amico e questo dottore sono a loro volta amici, mi è piaciuto moltissimo. Allora, io non apprezzo i triangoli, ma in questo caso ho molto apprezzato il fatto che l'amico non dica niente a lei dei suoi sentimenti, perché vede la protagonista con questo dottore e si rende conto che alla fine lui non si è mai fatto avanti perché è un po' un codardo, è un po' un vigliacco, e quindi non ha mai avuto il coraggio di affrontare questo discorso, probabilmente anche per la paura di perdere l'amicizia, che è una cosa legittima. Però ecco, si rende conto che lui è fatto così e quindi non mette neanche la zavorra di questa confessione che non servirebbe a niente su di lei, soprattutto dopo l'esperienza e la diagnosi di depressione. C'è una seconda coppia che è formata da un altro dottore con un'altra infermiera, ecco, che a me, se devo essere sincera, è piaciuta un po' di meno, nel senso che lui all'inizio è estremamente insistente, cioè lei lo rimbalza più di una volta a causa del diverso status sociale, perché lui è ricco di famiglia e lei è povera in canna, oltretutto con una madre che si presenta a più riprese a spillarle soldi, e quindi non vuole sbilanciarsi in un'esperienza del genere, e lui è sordo. Poi vabbè, partono perché vabbè, lei in realtà è innamorata lo stesso, però cioè lui l'ho apprezzato molto di più dal punto di vista professionale, perché comunque come medico, come psichiatra si vede che è molto capace, molto attento anche ai pazienti e ai colleghi. Lui a sua volta è amico della protagonista e quindi la conosce da sempre e le sta molto vicino nel momento in cui lei attraversa
il problema, cioè la scoperta del problema della depressione, e anche dopo, una volta che poi rientra al lavoro. L'ho apprezzato molto di più come appunto professionista che come personaggio in una coppia, perché appunto questo atteggiamento iniziale in cui è veramente insistente, proprio molesto quasi nei confronti di questa infermiera, che magari sarà pure innamorata di lei, ma se ti ha detto di no 4 volte, cioè capiscilo, lasciala il suo spazio. No, deve insistere perché è romantico a quanto pare per qualcuno. Se devo fare un appunto, e quindi lo faccio ovviamente, ho trovato, allora, per quanto io abbia apprezzato un altro, perché nei drammi degli ultimi anni il tema della malattia mentale è un tema che viene periodicamente affrontato, e viene affrontato anche in maniera sempre interessante, quasi sempre fatto bene. Se devo fare un appunto, dicevo, pur nella maniera molto realistica di descrivere la problematica della malattia mentale, l'importanza della famiglia che ti sta vicino, di essere seguiti da qualcuno che ha una formazione professionale per questo tipo di problemi, ho visto, o perlomeno io ho percepito, una netta preferenza per la terapia farmacologica rispetto a una terapia di un accompagnamento, di un cammino psicoterapeutico piuttosto che psicologico, che lo so che a volte non basta, a volte, cioè, non è che le due cose si escludono, ok? E vedo sempre una predilezione per la, fra virgolette, risoluzione tramite farmaci, piuttosto che il sottolineare l'importanza anche del parlare con qualcuno che ha appunto una formazione professionale in campo psicologico, psicoterapeutico. Ci sono dei colloqui con gli psichiatri, però sono sempre legati a doppia mandata con la terapia farmacologica, e per quanto la cosa sia giusta, credo che anche il supporto di un percorso di psicoterapia / psicologico non sia da sottovalutare o da relegare, ecco, in secondo piano. Questo è l'unico appunto che ho da fare. Per il resto il dramma è fatto davvero molto bene, lei bravissima, proprio molto intensa, soprattutto nel momento di difficoltà in cui lei proprio entra, è come se entrasse in un tunnel senza luci, che è appunto la depressione. Non ha più ragione di vivere, non ha più speranza, proprio si spegne completamente, e è molto brava nelle sue espressioni, proprio si vede che è come se una parte di lei fosse morta. Per quello che mi riguarda, credo che questo passaggio, per quanto, ripeto, abbia comunque dei fondamenti in certi suoi atteggiamenti precedenti, sia forse un po' repentino, nel senso che in seguito alla morte di questo paziente lei inizialmente si dissocia proprio, quindi non riconosce la realtà dei fatti, che è un meccanismo di difesa che può capitare in caso di eventi luttuosi. E poi fa proprio lo switch off, cioè proprio si spegne. Io non ho formazione in campo medico, quindi magari quello che sto dicendo in realtà è una castroneria, e può succedere che ci siano queste cose, può succedere che la depressione si manifesti in maniera così repentina, ecco. A me ha lasciato un po' disorientata, l'ho trovato, ripeto, un po' appunto repentino, come dicevo prima, però ecco, non escludo che sia effettivamente una rappresentazione verosimile della manifestazione di questo disturbo. Ve lo consiglio? Sì, è molto bello, è fatto molto bene, e c'è comunque un messaggio di speranza alla fine che fa sempre piacere,
e comunque non fa anche molto riflettere, come sempre, quando questi temi sono trattati come si deve, perché comunque lo stigma della malattia mentale rimane ancora nella società di oggi. Sarà retaggio del passato, sarà un'eredità che ci portiamo dietro, quando la malattia mentale era qualcosa che non si conosceva e non si sapeva gestire. Ok, però sta di fatto che questo stigma c'è ancora al giorno d'oggi, nonostante si siano fatti passi da gigante nella conoscenza, nella scoperta e nell'individuazione delle malattie mentali. Dicevo, su Netflix, io ve lo consiglio, sono 12 episodi, quindi è anche abbastanza snello e comunque è una buona visione. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!